Lezione 1. Apertura ai suggerimenti. Non sono proprio sicuro di dove andare dopo, ma sono aperto a suggerimenti. Questa è una buona mentalità. Cosa pensi in termini di destinazioni? Ho considerato alcune opzioni, ma ancora nessuna sembra giusta. Che ne dici di esplorare un posto noto per la sua bellezza naturale? Sembra fantastico. Adoro stare nella natura, è così rinfrescante. Esattamente. Può essere una meravigliosa fuga dal trambusto della vita cittadina. Sì. Inoltre, mi piacerebbe fare escursioni e godermi dei panorami mozzafiato. Sarebbe fantastico. Hai in mente qualche posto specifico? Non ancora, ma sono aperto a qualsiasi consiglio tu possa avere. Lezione 2. Avventura nel sud-est asiatico. Recentemente ho visitato un paese del sud-est asiatico. Sembra eccitante. Hai visitato qualche punto di riferimento famoso lì? Sì, ho esplorato alcuni templi incredibili e bellissime spiagge. Oh, di solito questi sono i punti salienti di quella regione. Quale tempio ti ha colpito di più? L'antico complesso del tempio era mozzafiato, l'architettura era stupenda. Posso immaginare. Deve essere stato affascinante vedere la storia da vicino. Assolutamente. Ogni sito aveva la sua storia unica, che lo rendeva ancora più speciale. È fantastico. Mi piacerebbe sapere di più sulle tue avventure lì. Sarei felice di condividere. La cultura e le persone erano memorabili quanto i luoghi di interesse. Lezione 3. Contenuti coinvolgenti. Per un migliore coinvolgimento, dovremmo concentrarci sulla produzione di contenuti. Sì, i video sono popolari e hanno maggiori probabilità di essere condivisi. Esattamente. Le persone tendono a interagire maggiormente con i contenuti visivi rispetto al testo. Sono d'accordo. Si tratta di catturare rapidamente l'attenzione nel frenetico mondo di oggi. Dovremmo raccogliere idee per video che siano in sintonia con il nostro pubblico. Decisamente. I contenuti interattivi possono davvero attirare gli spettatori e mantenerli interessati. Sì. Potremmo anche includere filmati dietro le quinte per renderlo più personale. È un'ottima idea. Aiuta il pubblico a sentirsi connesso al processo. Esattamente. Costruire questa connessione è fondamentale per fidelizzare gli spettatori. Lezione 4. Programma Sport Canada. Hai sentito parlare di Sport Canada? È un'iniziativa affascinante. Sì, Sport Canada è il nome del programma del governo federale canadese volto a promuovere lo sport. Esattamente. Il loro obiettivo è incoraggiare la partecipazione e l'eccellenza nello sport in tutto il paese. È fantastico. È importante supportare gli atleti a tutti i livelli. Assolutamente. Forniscono finanziamenti e risorse a varie organizzazioni sportive. Ciò deve aiutare molto nello sviluppo dei giovani talenti e nella promozione di stili di vita sani. Sì. È meraviglioso vedere l'impatto sulle comunità e sul coinvolgimento dei giovani. Adoro il modo in cui lo sport può unire le persone e favorire il lavoro di squadra. Di sicuro. È un ottimo modo per costruire un senso di appartenenza e spirito comunitario. Lezione 5. Influenza francese.
C'è un gran numero di parole francesi in inglese. È vero. In effetti, i dizionari inglesi di oggi contengono più parole di origine francese di quanto la maggior parte delle persone creda. Esattamente. Molte parole comuni che usiamo ogni giorno provengono dal francese. Sì, è interessante il modo in cui il linguaggio si evolve e assorbe le influenze degli altri. Assolutamente. La storia dell'inglese è piena di connessioni così affascinanti. Adoro imparare come le diverse lingue interagiscono e si modellano a vicenda. Anche io. Ciò dimostra davvero la ricchezza del nostro patrimonio linguistico. E rende l'apprendimento delle lingue ancora più entusiasmante, conoscendone le influenze. Giusto. Comprendere queste connessioni può aumentare il nostro apprezzamento per la lingua. Lezione 6. Responsabilità civica. Assolutamente. È nostra responsabilità come cittadini educare noi stessi e promuovere una società informata. Sono completamente d'accordo. La conoscenza è potere e ci aiuta a prendere decisioni migliori. Esattamente. Rimanere informati ci consente di impegnarci in modo significativo nelle nostre comunità. Sì, è essenziale per partecipare alle discussioni su questioni importanti. E ci dà il potere di sostenere il cambiamento quando necessario. Decisamente. Dovremmo incoraggiare anche gli altri a cercare la conoscenza. Sono d'accordo. Una popolazione ben informata porta a una democrazia più forte. Assolutamente. È fondamentale che tutti noi prendiamo parte a questo processo. Insieme possiamo creare una comunità più impegnata e premurosa. Lezione 7. Problemi di password. Ok, mi dispiace, ma la tua password è sbagliata. Veramente? Posso riprovarci? Sono sicuro di averlo inserito correttamente. Ovviamente. È importante risolverlo in modo da poter accedere al tuo account. Grazie. Apprezzo il tuo aiuto con questo. È frustrante quando accadono queste cose. Capisco. A volte la tecnologia può essere complicata, anche con le migliori intenzioni. Esattamente. Ricontrollerò la mia voce questa volta. È una buona idea. Prenditi il tuo tempo per assicurarti che sia corretto. Lo farò. Ho davvero bisogno di accedere al mio account per un compito importante. Nessun problema. Assicuriamoci di risolvere rapidamente il problema. Lezione 8. Aiutarsi a vicenda. Si muovono ma aiutano comunque le altre persone e si aiutano a vicenda. È una qualità meravigliosa. Ciò dimostra quanto sia importante il sostegno della comunità. Assolutamente. È stimolante vedere le persone che si prendono cura l'una dell'altra. Sì, la collaborazione può portare a relazioni più forti e a una comunità più coesa. Sono d'accordo. Quando ci sosteniamo a vicenda, tutti ne traggono beneficio a lungo termine. Esattamente. Crea un ambiente in cui le persone si sentono apprezzate e connesse. E incoraggia gli altri a fare lo stesso, creando un ciclo di gentilezza. Sì, piccoli atti di aiuto possono fare una grande differenza nella giornata di qualcuno. Di sicuro. Dovremmo tutti sforzarci di essere più solidali nella nostra vita quotidiana. Lezione 9.
Impegno civico. È importante essere presenti tra i concittadini e ascoltarli. Assolutamente. Coinvolgere gli altri ci aiuta a comprendere prospettive diverse. Sì. Potresti chiederti che tipo di repubblica vogliamo creare insieme? Questa è una domanda stimolante. Ci incoraggia a riflettere sui nostri valori. Esattamente. L'impegno civico è essenziale per una democrazia sana. Sono d'accordo. È nostra responsabilità partecipare alle discussioni che contano. E per difendere i diritti e i bisogni delle nostre comunità. Sì, insieme possiamo dare forma a un futuro migliore per tutti. Continuiamo a promuovere il dialogo e la comprensione tra noi. Lezione 10. Dovere della giuria. La responsabilità spesso significa che un gran numero di persone, forse diverse centinaia, verranno convocate contemporaneamente. È vero, è piuttosto un compito gestire così tante persone per il compito di giuria. Sì, e può essere travolgente per chi è chiamato, soprattutto se ha altri impegni. Decisamente. Posso immaginare quanto debba essere stressante destreggiarsi tra tutto. Esattamente. Ecco perché è importante che le persone comprendano il processo e il loro ruolo. Giusto. Tutti dovrebbero sentirsi preparati e sapere cosa aspettarsi al loro arrivo. Assolutamente. Una comunicazione chiara da parte del tribunale può aiutare ad alleviare molte preoccupazioni. Sono d'accordo. È un dovere civico, ma non deve pesare sui convocati. Sì, trovare un equilibrio è fondamentale per garantire che la giustizia sia servita equamente. Lezione 11. Scusa della giuria. Se hai un motivo particolare per non essere un giurato, ad esempio una malattia, è importante parlare con un funzionario. Sì, ho sentito che può essere una scusa valida. È fondamentale comunicare la tua situazione. Esattamente. Spesso dispongono di procedure per gestire queste richieste. Ha senso. È bello sapere che c'è flessibilità per coloro che davvero non possono servire. Assolutamente. Tutti dovrebbero avere l'opportunità di presentare il proprio caso, se necessario. Giusto. Si tratta di garantire che tutti possano partecipare in modo equo ed efficace. Sì, e aiuta la Corte a mantenere una giuria diversificata e rappresentativa. Sono d'accordo. Il processo dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dalle circostanze. Decisamente. È essenziale che il sistema giudiziario sia comprensivo e accomodante. Lezione 12. Opzioni di interruzione dell'alimentazione. Sfortunatamente, alcuni posti non sono disponibili a causa dell'interruzione di corrente che stiamo riscontrando. È frustrante. Ci sono ristoranti o bar nelle vicinanze che potrebbero essere ancora aperti. Credo che ci siano alcune opzioni a pochi passi di distanza. È bello sentirlo. È sempre bello avere alternative quando i piani cambiano. Sì. Controlliamo online per vedere quali posti sono ancora operativi. Ottima idea. Spero che troveremo un posto accogliente dove mangiare un boccone. Assolutamente. Mi piacerebbe supportare le imprese locali durante questa interruzione. Anche io. È una situazione vantaggiosa per tutti. Procuriamo cibo e li aiutiamo a rimanere a galla. Esattamente.
Inoltre, è un'opportunità per provare un nuovo posto che non abbiamo mai visitato prima. Lezione 13. Inizio dello shopping. Sembra fantastico. Da dove dovremmo iniziare a cercare ciò di cui abbiamo bisogno? Che ne dici di questo negozio? Offrono una varietà di articoli che potrebbero catturare il nostro interesse. Perfetto. Adoro esplorare i negozi locali alla ricerca di reperti unici. Anche io. È sempre divertente vedere cosa hanno da offrire i diversi posti. Esattamente. A volte puoi trovare cose che non vedresti nei negozi più grandi. Sì, inoltre, sostenere le piccole imprese è positivo. Assolutamente. Entriamo e vediamo cosa possiamo scoprire. Non vedo l'ora. È sempre un'avventura fare shopping insieme. Di sicuro. Vediamo quali tesori possiamo scoprire oggi. Lezione 14. Servizio alla comunità. A differenza di molti uomini d'affari dell'epoca, tuttavia, Pellet credeva nel servizio alla comunità. È ammirevole. È stimolante vedere qualcuno dare la priorità alla restituzione. Sì. Ha sponsorizzato numerosi eventi e iniziative di beneficenza nella comunità. È fantastico. Mostra un impegno a migliorare la vita degli altri. Esattamente. I suoi sforzi devono aver avuto un impatto significativo su molte persone. Di sicuro. È importante che le persone di successo utilizzino saggiamente le proprie risorse. Assolutamente. Il servizio alla comunità può creare cambiamenti duraturi nella società. Sono d'accordo. È un ottimo modo per entrare in contatto con le persone e soddisfare le esigenze locali. Sì. Dovremmo tutti pensare a come possiamo contribuire positivamente alle nostre comunità. Lezione 15. Percorsi flessibili. Sì, assicurati di indossare un costume da bagno adeguato e di fare una doccia prima di entrare. Sì, possiamo adattare il nostro percorso, se necessario, per soddisfare le preferenze di tutti. È fantastico sentirlo. La strada panoramica è sempre un piacere da guidare. Assolutamente. I panorami sono bellissimi e rendono il viaggio piacevole. Esattamente. Ma se il tempo stringe, possiamo prendere una strada più diretta. Di sicuro. È bello avere opzioni a seconda delle circostanze. Sì. La flessibilità rende più facile per tutti divertirsi. Sono d'accordo. E ci permette di adattarci a eventuali cambiamenti imprevisti. Esattamente. Teniamolo presente mentre pianifichiamo il nostro viaggio. Lezione 16. Chiarimento delle accuse. Certo, farò del mio meglio. A quali accuse specifiche ti riferisci? Lo apprezzo. Ci sono stati alcuni malintesi riguardo alle recenti affermazioni. Sì, è importante chiarire tutto per evitare confusione. Esattamente. Conoscere gli addebiti esatti ci aiuterà ad affrontare il problema in modo più efficace. Sono completamente d'accordo. Una comunicazione chiara è fondamentale in queste situazioni. Assolutamente. È utile avere tutti i dettagli davanti a noi. Sì. In questo modo potremo affrontare ogni punto uno per uno. Di sicuro.
Assicuriamoci di essere entrambi sulla stessa lunghezza d'onda per andare avanti. Decisamente. Voglio risolvere la cosa nel modo più agevole possibile. Lezione 17. Divertimento all'aria aperta. Assolutamente. Non vedo davvero l'ora di trascorrere del tempo all'aria aperta e provare nuovi cibi. Sembra fantastico. C'è così tanto da esplorare nella natura gustando pasti deliziosi. Sì. È la combinazione perfetta di avventure e piacere culinario. Sono totalmente d'accordo. Hai pensato a qualche posto specifico da visitare? Io ho. Sto pensando di andare al parco nazionale e fare un picnic. Sembra perfetto. Possiamo goderci il panorama e alcune prelibatezze. Esattamente. Prenderò degli snack e potremo goderci l'aria fresca insieme. Non vedo l'ora. Non c'è niente come mangiare all'aperto in una bella giornata. Di sicuro. È il modo migliore per apprezzare la natura gustando la buona cucina. Lezione 18. Routine di fitness. Mi piace fare un mix di cardio e pesi per un allenamento completo del corpo. È un ottimo approccio. Mantiene le cose equilibrate e interessanti. Esattamente. Il cardio aiuta con la resistenza, mentre i pesi aumentano la forza. Sì, è importante incorporare entrambi gli elementi in una routine di fitness. Sono d'accordo. Inoltre, cambiarlo mi mantiene motivato a rimanere attivo. Di sicuro, la varietà può davvero fare la differenza nel raggiungere i tuoi obiettivi. Assolutamente. Trovo che mi piacciono di più i miei allenamenti quando sono diversi. Lo stesso qui. È divertente mettersi alla prova in modi diversi. Sì. Pianifichiamo insieme una sessione di allenamento qualche volta. Lezione 19. Immersione culturale. Assolutamente. Adoro immergermi in culture diverse ogni volta che viaggio. È meraviglioso. Sperimentare nuove culture aggiunge così tanta profondità ai tuoi viaggi. Sì. Ti apre gli occhi su tradizioni, cibi e stili di vita diversi. Esattamente. Ogni cultura ha il suo fascino unico che vale la pena esplorare. Sono d'accordo. Conoscere le usanze locali rende l'esperienza molto più ricca. Di sicuro, ti permette di connetterti con le persone a un livello più profondo. Sì. Cerco sempre di interagire con la gente del posto per imparare dalle loro prospettive. È un ottimo approccio. È un modo eccellente per ampliare la tua comprensione. Assolutamente. Sono entusiasta delle esperienze culturali che ci attendono. Lezione 20. Invito a pranzo. Ciao, Anna. Questo è Giovanni. Ti chiamo per sapere se vuoi pranzare domani. Sembra fantastico. Mi piacerebbe recuperare il ritardo. Hai un posto in mente? Sì, stavo pensando a quel nuovo ristorante italiano in centro. Ne ho sentito parlare bene. A che ora stavi pensando? Che ne dici di mezzogiorno? Di solito è meno affollato allora. Perfetto. Io ci sarò. Sarà bello rilassarsi e chiacchierare durante un pasto.
Assolutamente. Non vedo l'ora. È passato troppo tempo dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Lo è davvero? Assicuriamoci di goderci ogni momento. Concordato. Ci vediamo domani a mezzogiorno. Lezione 21. Provare i vestiti. Grande. Non dimenticare di provarli e vedere come si sentono prima di acquistarli. È una scelta intelligente. È così conveniente avere queste strutture a disposizione. Ovviamente. È sempre meglio assicurarsi che tutto vada bene. Esattamente. A volte le cose sembrano belle sullo scaffale, ma non quando indossate. È proprio vero. Ho già fatto questo errore ed è stato deludente. Sì, la vestibilità è fondamentale per il comfort e lo stile. Lo terrò sicuramente a mente durante lo shopping. Buona idea. E se hai bisogno di una seconda opinione, sono felice di aiutarti. Grazie. Lo apprezzo. Avere un amico con te rende lo shopping più divertente. Lo fa davvero? Pianifichiamo presto un giro di shopping. Lezione 22. Utilizzo del Business Center. Eccellente! Mi assicurerò di utilizzare il Business Center durante il mio soggiorno. Sì, devo recuperare un po' di lavoro mentre sono qui. Capisco. È fantastico poter bilanciare lavoro e tempo libero. Esattamente. Posso finire i miei compiti e continuare a godermi il mio tempo. E se hai bisogno di assistenza, fammelo sapere. Grazie. Apprezzo il tuo supporto. Fa la differenza. Ovviamente, possiamo anche prendere un caffè durante le vostre pause. Sembra perfetto. Mi aiuterà a rimanere aggiornato. Lezione 23. Orecchini chic. Questi orecchini sembrano così chic. Possono sicuramente elevare qualsiasi outfit. Lo so, aggiungono il giusto tocco di eleganza. Esattamente. È incredibile come gli accessori possano trasformare un look. Sì, un outfit semplice può diventare stupendo con gli orecchini giusti. Sono d'accordo. Hai un paio preferito che indossi spesso? Io faccio. Ho un paio di cerchi d'argento che adoro assolutamente. Sembrano adorabili. I cerchi sono una scelta così classica. Sì, vanno con quasi tutto e sono abbastanza versatili. Di sicuro. Dovrei prendere in considerazione l'idea di prenderne un bel paio per me. Lezione 24. Apparecchiare la tavola. Al centro di un lungo tavolo sedeva una figura di spicco con i suoi seguaci. Sembra una scena piena di significato. Chi era? Era un leader circondato dai suoi discepoli, che discuteva di questioni importanti. Interessante. Deve essere stata una discussione vivace. Sì, erano impegnati in conversazioni approfondite sulla loro missione. Posso immaginare l'energia in quella stanza. La leadership è così vitale. Esattamente. Le dinamiche in tali contesti possono influenzare notevolmente le decisioni. Sono d'accordo. È affascinante vedere come i leader ispirano i loro seguaci. Sì.
Ogni voce si aggiunge alla visione collettiva che condivide. Lezione 25. Provare nuove cucine. Non proprio. Sono aperto a provare diverse cucine. Qualche consiglio? Assolutamente. Hai mai provato il cibo thailandese? È pieno di sapore. Non l'ho fatto. Con quali piatti consigli di iniziare? Dovresti assolutamente provare il Pad Thai. È un classico e molto popolare. Sembra delizioso. Sono sempre pronto per qualcosa di nuovo. Grande. Amerai quanto sono freschi e vibranti i sapori. Sono entusiasta di esplorare diverse esperienze culinarie. Anche io. Il cibo è di per sé un'avventura. Organizziamo presto un'uscita gastronomica. Lezione 26. Caffè e conversazioni. Che ne dici di prendere un caffè durante la pausa e discutere delle nostre idee? Suona bene? Mi piacerebbe anche sapere del tuo recente progetto. Sarei felice di condividere. È stato un viaggio piuttosto interessante. Non vedo l'ora di sentire tutti i dettagli. Quali sfide hai dovuto affrontare? Ce n'erano parecchi, ma mi hanno aiutato a crescere e imparare. Ecco di cosa si tratta. Adoro il modo in cui le sfide possono portare a nuove intuizioni. Esattamente. Assicuriamoci di fare una chiacchierata produttiva davanti a un caffè. Sì, sarà bello prendersi una pausa e connettersi. Non vedo l'ora. È sempre bello scambiare idee. Lezione 27. Opzioni di trasporto. Sì, sono circa 30 minuti in taxi. C'è anche un autobus che va lì. Credo che ci sia. Gli autobus possono essere un'ottima alternativa per il trasporto. Buono a sapersi. Potrebbe risparmiare un po' di soldi sulle spese di viaggio. Esattamente. Inoltre, è un'opportunità per vedere più zone dell'area. Vero. Adoro conoscere un posto attraverso i mezzi pubblici. Sì, ti dà una prospettiva diversa sulla città. Controllerò gli orari degli autobus per vedere quando parte il prossimo. Ottima idea. Mi unirò a te se vuoi esplorare insieme. Sembra divertente. Trascorriamo una giornata così. Lezione 28. Contesto politico. Molti repubblicani pensavano che i democratici avrebbero potuto essere sconfitti nel 2000. Interessante. Quali fattori hanno contribuito a questa convinzione? C'erano diverse questioni in gioco, comprese le preoccupazioni economiche e il sentimento pubblico. Posso vedere come questi fattori influenzerebbero le strategie politiche. Sì. Fu un momento cruciale nella politica americana. Decisamente. Le elezioni possono cambiare il corso della storia. E anche le dinamiche tra i partiti possono cambiare radicalmente. Assolutamente. Comprendere questi contesti è fondamentale per un voto informato. È affascinante analizzare come gli eventi passati modellano la politica attuale. Lezione 29. Rimanere attivi. E tu? Ho cercato di rimanere attivo ultimamente. È fantastico. Ho lottato per trovare la motivazione per esercitarmi regolarmente. Capisco.
Può essere difficile rimanere costanti con il fitness. Sì, a volte ho solo bisogno di una spinta o di un compagno di allenamento. È una buona idea. Avere qualcuno con cui unirsi a te può renderlo più piacevole. Esattamente. Inoltre, ti rende responsabile dei tuoi obiettivi di fitness. Pianifichiamo insieme alcune attività. Potremmo motivarci a vicenda. Mi piacerebbe. Sarà divertente condividere il viaggio. Grande. A breve fisseremo alcune date per i nostri allenamenti. Lezione 30. Progresso strategico. Il progresso delle nostre armi, da cui dipende principalmente tutto il resto, è cruciale per la nostra strategia. Assolutamente. È essenziale capire come le nostre risorse si allineano ai nostri obiettivi. Sì, e avere un piano chiaro ci aiuta a misurare la nostra efficacia nel tempo. Esattamente. Il monitoraggio dei progressi ci consente di adattare le nostre tattiche secondo necessità. Giusto. Si tratta di ottimizzare i nostri sforzi per ottenere i migliori risultati. Sono d'accordo. Valutazioni regolari possono aiutarci a rimanere sulla strada giusta. Di sicuro. Assicuriamoci di avere un sistema in atto per monitorare tutto questo da vicino. Decisamente. Migliorerà la nostra prestazione complessiva e ci manterrà responsabili. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo argomento. Organizziamo il nostro primo incontro di revisione. Lezione 31. Avventura nella macchina del tempo. Una figura veniva verso di me, corsi verso la mia macchina del tempo e ci saltai dentro. Sembra elettrizzante. Sei riuscito a scappare in tempo? Appena. Ho impostato il quadrante per il XXI secolo, sperando di trovare sicurezza. Oh, com'è stato quando sei arrivato? È stato affascinante. Le immagini e i suoni erano così diversi dai miei tempi. Posso solo immaginare. Hai incontrato subito delle sfide? Sì, all'inizio adattarsi alla tecnologia è stato piuttosto travolgente. Scommetto. Deve essere stato emozionante vedere quanto è cambiato il mondo. Assolutamente. Sono ansioso di esplorare tutto ciò che questa nuova era ha da offrire. Lezione 32. I cambiamenti della natura. Non va bene se vieni punto da un'ape, ma può anche portare a trasformazioni interessanti. È vero. Proprio come un bruco si trasforma in farfalla, la natura ha le sue sorprese. Esattamente. È sorprendente come alcune sfide portino a risultati meravigliosi. Sì, il processo di cambiamento può essere difficile ma alla fine gratificante. Sono completamente d'accordo. Ci ricorda che la crescita spesso nasce dal disagio. Assolutamente. Abbracciare il cambiamento può portare a risultati straordinari. Di sicuro. Ogni esperienza, buona o cattiva, contribuisce al nostro sviluppo. Adoro quella prospettiva. È un ottimo modo per vedere gli alti e bassi della vita. Sì. Teniamolo a mente mentre percorriamo i nostri viaggi.